Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona. Se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni di mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Inquadriamo la settimana come andrà, che cosa aspettarci dalle energie generali e poi vediamo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Abbiamo un punto di partenza dove con il libro o il diario stiamo cercando di valutare, risolvere, fare ricerca, studiare. Quindi se abbiamo dubbi, incertezze, meglio mettersi a capo chino e cercare di capire o di trovare informazioni, e magari ci sono proprio quelle situazioni un po' ambigue che devono essere comprese al meglio, e alcune cose sono un po' difficili, diciamo, questo è vero, soprattutto quando abbiamo un'energia così forte della scopa e della frusta. Dico forte perché spesso ci può portare dei litigi, dei confronti abbastanza accesi, stress, fretta, troppa fretta, e quindi a questo dobbiamo fare attenzione perché potremmo commettere degli errori e quindi onde evitare conseguenze spiacevoli, meglio cercare di fermarsi, appunto di non andare avanti se non siamo abbastanza sicuri. È vero che potrebbe esserci stress, forse al momento è il caso di fare ordine e pulizia, cercare proprio di trovare pace e serenità. Si può assolutamente, infatti, magari con la presenza dell'anello, ecco che tutto si va a riequilibrare. Magari attraverso un impegno, un accordo, una collaborazione, un'unione di idee e anche proprio di aiuto e sostegno. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e troviamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito vediamo le energie principali coppia single, però potete ascoltare per trarre informazioni che possono riguardare anche le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Il tulipano ci parla di dichiarazione. In che senso? Vuol dire miglioramento della comunicazione. Se state già da un po' trattenendo un qualcosa da dire, ecco qui arriva il momento giusto proprio per aprirsi con onestà e sincerità. In realtà potremmo anche ricevere delle comunicazioni o qualcosa effettivamente ci viene detto. Questo può migliorare da un lato, sì, effettivamente. Vi ricordo che sia essendoci queste energie e anche la carta dell'anemone, ci possono essere quelle emozioni molto molto forti, quindi il rischio di esagerare, il rischio di portarsi, ahimè, verso un conflitto o un litigio potrebbe essere molto alto. Quindi forse è per questo che dobbiamo riequilibrare, come ho già detto, e ridimensionare alcune cose che possono riguardare soprattutto gli atteggiamenti e la comunicazione. Che tutto si può risolvere? Assolutamente sì, forse magari c'è l'esplosione di questo conflitto, però verso la fine della settimana c'è questa buona parte di serenità che viene ripresa, di connessione, di miglioramento sotto tutti i punti di vista. Anzi, io direi che il Giacinto va a risvegliare
quel desiderio, quella, voglia anche di stare insieme, di fare qualcosa, di bello, eccetera. Quindi c'è proprio il superamento di queste situazioni e del passato. Dico passato anche perché per i single, magari ci sono quelle vecchie dinamiche che si ripresentano o ci sono quelle situazioni che non ci soddisfano, quindi forse è il momento giusto per fare pulizia dentro e fuori di noi con quelle vecchie situazioni o persone che potrebbero ripresentarsi, ma che però ci hanno, creato dolore e fastidio. Spero che non sia assolutamente questo il caso, diciamo, però alcune carte fanno presagire questa eventualità e però, magari, ci possiamo concedere, diciamo, qualcosa di nuovo, cercare di non perdere e non disperdere le nostre energie con queste situazioni, perché no, magari si può risvegliare qualcosa di diverso, perché alcune carte fanno riferimento anche a un nuovo coinvolgimento e una nuova passione. Un incontro, attenzione perché qui abbiamo l'anello e anche il giacinto in riferimento proprio all'ultima parte della settimana, che è abbastanza positiva. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro e delle finanze, dobbiamo attenzionare qualcosa che è in corso d'opera oppure che sappiamo che magari per noi è abbastanza ostico. Forse, può essere a livello lavorativo, se siete in pausa, magari alcune cose possono riguardare le nostre stesse, energie o delle dinamiche a livello energetico che per noi sono un po', pesanti da sostenere a livello psicofisico. Quindi, in questo ambito non parliamo solo, e strettamente di denaro, di lavoro, si parla anche di energia a livello psicofisico e anche di salute e di benessere in senso, totale. Ovviamente va a toccare di più il lato pratico. Se ci sono furti di energia, se ci sono, persone che, vi fanno perdere la pazienza, o addirittura magari delle situazioni ingannevole, fate attenzione. La carta del ladro può significare litigi, discussioni, incomprensioni, che va a riprendere un po' quello che abbiamo visto, forse delle persone sgradite, forse anche un possibile inganno. In qualsiasi circostanza, comunque è meglio tener alta la guardia e cercare il più possibile o conciliazione possibile e collaborazione, se non è assolutamente possibile, magari cercare di mettere distanza e proteggersi, e questo vale un po' per tutti quanti. Poi per chi, è alla ricerca, si vede un passaggio per voi, determinante, quindi, o si lasciano andare alcune cose, vi state già preparando a una, nuova fase che sapete già essere abbastanza impegnativa, quindi con un nuovo inizio, oppure vi state aprendo a, nuovi colloqui, possibili collaborazioni, delle novità che possono essere interessanti e però vi sentite un po' scarichi, un po' giù di tono, quindi forse bisogna, recuperare queste energie per mettersi nel nuovo inizio appunto nel miglior modo possibile. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!